La maggior parte delle persone pensa che il pericolo arrivi dall'esterno, dalle minacce evidenti, dagli estranei con cattive intenzioni. Tuttavia, Carl Jung ci avverte che la vera minaccia si nasconde spesso vicino a noi, là dove meno ce l'aspettiamo. Esistono individui in grado di manipolare la nostra percezione della realtà, influenzando in modo sottile le nostre decisioni e le nostre emozioni. Non urlano, non impongono la loro forza con la violenza, ed è proprio per questo che sono i più pericolosi. Agiscono nel silenzio, nelle profondità della nostra mente, insinuandosi nelle nostre insicurezze, nei nostri desideri più profondi. Fanno sì che tu creda siano dalla tua parte, ma in realtà tesse attorno a te una rete invisibile, e quando finalmente te ne accorgi, spesso è troppo tardi. Queste persone non rivelano subito la loro vera natura, portano maschere perfette. Vorremmo vederli come amici premurosi, partner affettuosi, colleghi disponibili. Tuttavia, qualcosa nel profondo di noi ci mette in allarme. Forse è una parola pronunciata in un momento inopportuno, una sensazione sottile di giudizio, il senso che le loro azioni non siano mai del tutto in linea con le loro parole. Carl Jung ci insegna che il pericolo invisibile non si manifesta con gesti eclatanti, ma con l'incessante erosione della nostra identità. Non attaccano frontalmente, invece ti inducono a dubitare di te stesso, delle tue scelte, delle tue percezioni. Ti fanno sentire in errore, ma come possiamo riconoscerli prima che sia troppo tardi? Il primo segnale è la sensazione di camminare su un terreno instabile. Se una persona ti fa costantemente sentire il bisogno di giustificarti, spiegarti, dimostrare qualcosa, c'è qualcosa che non va. Il secondo segnale è la perdita della spontaneità. Inizi a censurarti, a filtrare le tue parole, a temere il loro giudizio. Il terzo segnale è la confusione mentale. Quando invece di sentirti sicuro delle tue convinzioni, ti ritrovi a chiederti se stai esagerando, se sei troppo sensibile, se il problema sei tu. Jung definiva questo come introiezione, un processo in cui perdi il contatto con la tua vera essenza, perché qualcuno sta riscrivendo la tua realtà dall'interno. Il problema è che queste persone non sembrano pericolose all'inizio. Sono affascinanti, carismatiche, talvolta persino irresistibili. Ci fanno sentire speciali, importanti. E così costruiscono la loro trappola. La loro forza non risiede nell'aggressività, ma nella capacità di infiltrarsi dentro di noi senza che ce ne accorgiamo. Ecco perché il pericolo maggiore non è quello evidente, ma quello che cresce pian piano nella nostra mente, fino a farci perdere completamente. Il narcisista occulto non assomiglia al classico narcisista prepotente, quello che reclama apertamente attenzione. No, il narcisista occulto è molto più subdolo, molto più insidioso. Si nasconde dietro un'apparenza di modestia, gentilezza e comprensione. Ma in realtà, sotto la superficie, si cela un profondo desiderio di controllo e potere sugli altri. Jung parlava delle persone, le maschere che indossiamo per adattarci alla società. Il narcisista occulto ha perfezionato la sua maschera al punto da sembrare innocuo, perfino vittima. Ma dietro questa facciata si cela una volontà fredda e calcolatrice. Una delle caratteristiche più insidiose del narcisista occulto è la sua abilità di capovolgere la realtà. Ti fa dubitare di ciò che senti, pensi, credi. Se ti senti ferito da ciò che ha detto o fatto, lui minimizza, ti fa sentire esagerato e alla fine ti convince che il problema sei tu. Il suo potere si nasconde nelle parole sussurrate, nei silenzi, nei sottintesi pregni di significato. La sua manipolazione è così sottile da passare inosservata per anni,
mentre lentamente erode la tua autostima e la tua fiducia in te stesso. Perché certe persone riescono ad attirare così tante vittime? La spiegazione risiede nella loro straordinaria capacità di mostrarsi empatici. Non sono direttamente aggressivi né evidenziano segni di egoismo. Al contrario, si presentano come individui generosi, altruisti, talvolta addirittura come martiri. Narrano storie di ingiustizie subite, creano legami basati sulla compassione e sul senso di colpa. Ed è qui che entra in gioco la loro tipologia di vittime preferita. Individui sensibili, empatici, desiderosi di dare una mano e inclini a concedere il beneficio del dubbio. In tal modo, la trappola si chiude senza che la presunta vittima si renda conto di essere caduta in un gioco pericoloso. Secondo Carl Jung, la chiave per comprendere tali dinamiche risiede nella consapevolezza della persona e della sua ombra interiore. Il narcisista mascherato presenta un volto perfetto, dietro al quale si cela un'ombra carica di insicurezze, rabbia repressa e bisogno di controllo. Quanto più una persona sembra impeccabile, tanto più è necessario interrogarsi su cosa stia nascondendo. Per difendersi è essenziale non limitarsi ad osservare le parole, ma anche le azioni. Chi simula modestia mentre manipola le situazioni a proprio vantaggio. Chi si proclama vittima, lasciando dietro di sé una scia di persone ferite. La consapevolezza rappresenta l'unico antidoto contro tali predatori dell'ombra. Le persone più pericolose non attaccano direttamente, non ricorrono a minacce esplicite o violenza manifesta. Al contrario, agiscono nell'ombra, nel silenzio, tramite subdole strategie che minano la tua determinazione. La manipolazione silenziosa rappresenta un'arte letale. Non si impone con la forza, bensì con il seme del dubbio, della confusione, distorta percezione della realtà. Carl Jung ha illustrato come l'inconscio collettivo e il potere delle proiezioni possano renderci vulnerabili a chi, abilmente, sfrutta le nostre paure e insicurezze. Il manipolatore silenzioso non necessita di gridare. Gli basta seminare dubbi nella tua certezza, fino a indurti a mettere in discussione te stesso. Queste persone non ti diranno mai direttamente cosa fare, ma attraverso piccoli gesti e commenti strategici ti spingeranno esattamente dove desiderano. Possono farti sentire in colpa con il solo sguardo, farti percepire incompetente con un gesto, indurti a esitare su una decisione con una banale pausa al momento giusto. Trasmettono un senso di esageratezza dei tuoi sentimenti, mettono in dubbio la tua percezione. E tu, senza accorgertene, inizi a conformarti ai loro desideri, a modificare il tuo comportamento per compiacerli, a sacrificare pezzi di te stesso per evitare il malessere che provocano. Il loro potere risiede nel farti sentire responsabile del loro benessere, mentre lentamente soffocano il tuo. Jung parlava frequentemente dell'ombra, quella parte di noi che rifiutiamo e proiettiamo sugli altri. Il manipolatore silenzioso è capace di individuare la tua ombra ancor prima che tu la riconosca. Sa dove colpire, quali parole usare per risvegliare le tue paure più profonde. Ti fa sentire insufficiente, non te lo dice esplicitamente, ma ti spinge a convincertene da solo. Questo rappresenta il controllo supremo, quando la vittima si trasforma nel suo stesso custode. Abbandoni i tuoi sogni credendoti carente, ti allontani dalle persone che ti amano pensando di essere un peso, rinunci alle tue idee perché hai imparato a ritenere nulla la tua opinione. Tutto ciò è solo il riflesso della loro manipolazione. Liberarsi da queste dinamiche risulta ostico, poiché il primo passo consiste nel riconoscere di essere sotto un'influenza impercettibile.
Jung insegna che la consapevolezza è cardine per riacquistare il controllo. Ti senti camminare sulle uova accanto a qualcuno? Le tue emozioni vengono costantemente invalidate. Ti assale un senso di colpa inspiegabile? È tempo di fermarsi e guardare la realtà con occhi lucidi. Nessuno dovrebbe farti sentire inferiore, nessuno dovrebbe spegnere la tua luce. La manipolazione silenziosa agisce lentamente come un veleno, ma una volta individuata è possibile evitarla. Si tratta di una delle forze più potenti e subdole che un individuo possa possedere. Spesso associato a bellezza, leadership e capacità di attrarre gli altri, il carisma non è solo una semplice facciata affascinante, bensì un velo che cela profondità oscure. Come ricordava Carl Gustav Jung, le persone più pericolose sono spesso anche le più affascinanti. Non si tratta necessariamente di individui brutali o violenti, ma di coloro che sanno manipolare e dominare gli altri con un carisma irresistibile. La seduzione da loro esercitata non è sempre lampante, ma si insinua in modo graduale, conquistando le persone in modo subdolo e silenzioso. Il loro potere risiede non nella forza fisica, ma nell'abilità di creare un legame emotivo che si sviluppa in modo impercettibile per la vittima. Ciò che rende queste persone ancora più pericolose è la loro capacità di incantare chiunque sfruttando desideri, paure e insicurezze. Jung parlava del concetto di persona, la maschera sociale che ognuno indossa per adattarsi alla società e proteggersi dalle proprie fragilità interiori. Tuttavia, quando questa maschera viene utilizzata per fini manipolatori, il danno è ancora più profondo. Le persone carismatiche e pericolose sanno creare l'illusione di una vera intimità, di una connessione profonda, con gesti, sguardi e parole affettuose. Ti fanno sentire unico, mentre ti rendono vulnerabile alla loro influenza. Questo processo avviene in modo subdolo, come una danza ipnotica che ti imprigiona senza possibilità di fuga. È cruciale comprendere il pericolo insito nel carisma distorto. Le persone dotate di un carisma pericoloso non sono necessariamente brutte o apertamente malvagie, ma incarnano ciò che ciascun individuo desidera: sicurezza, amore, attenzione, approvazione. La loro abilità di manipolazione è legata alla capacità di percepire e soddisfare i tuoi bisogni più profondi. Questa affinità apparentemente autentica nasconde in realtà una strategia psicologica mirata a entrare nella tua vita e assumerne il controllo. Jung ci insegna che è integrando i nostri lati più oscuri, prendendo consapevolezza della nostra ombra, che possiamo difenderci dalle manipolazioni altrui. Ma come possiamo distinguere chi ci attira genuinamente da chi ci manipola? La chiave risiede nell'autoconsapevolezza. Jung ci invita a esplorare la nostra psiche, a scrutare dentro di noi per comprendere cosa ci rende vulnerabili. Le persone pericolose sono così affascinanti perché conoscono i nostri punti deboli. Tuttavia, quando impariamo a riconoscere le nostre fragilità e a mantenere saldo il nostro equilibrio interiore, possiamo penetrare il loro inganno. La consapevolezza rappresenta la nostra difesa più efficace contro coloro che usano il carisma per controllarci. Sebbene possa risultare arduo staccarsi da tali persone, diventa possibile una volta presa coscienza della manipolazione subita. Jung ci ammonisce che per difenderci è essenziale conoscere il nostro vero io senza lasciarci influenzare dalle illusioni esterne. Solo riuscendo in questo intento possiamo vedere il carisma per ciò che è realmente, un velo che cela. Carl Jung, a fondo nella profonda analisi della mente umana, ci ha insegnato che ciò che ci spaventa di più ha un impatto distruttivo su di noi. Coloro che sanno giocare con le nostre paure
possono farne strumenti per manipolarci e controllarci. La paura di non essere all'altezza, la paura del fallimento, la paura del rifiuto sono tutte emozioni che vengono sfruttate senza scrupoli per minare la nostra fiducia in noi stessi e renderci dipendenti. Questa non è una paura fisica, ma una paura più profonda, radicata nelle nostre insicurezze emotive. È proprio questa paura che rende i nostri cuori e le nostre menti così vulnerabili al controllo. Quando individui pericolosi entrano in campo, attivano un meccanismo di controllo sottile ma incredibilmente potente. Sanno esattamente dove colpire, come farti sentire insicuro e incapace di affrontare il mondo senza di loro, generando un clima di incertezza e seminando dubbi su te stesso, facendoti percepire il tuo valore come dipendente interamente dalla loro approvazione o sostegno. Un passo falso, un errore, e loro sono pronti a sfruttarlo, minando la tua autostima e facendoti credere che senza di loro non potrai mai raggiungere i tuoi obiettivi. Questo processo psicologico è ciò che Jung definiva proiezione dell'ombra. Le tue incertezze vengono riflesse nella realtà da loro creata, facendoti credere che la tua sopravvivenza dipenda da loro. Quando qualcuno manipola le tue paure più profonde, il suo potere cresce esponenzialmente. La paura di non essere amato, di non essere abbastanza intelligente, di non essere degno di successo, diventano il terreno fertile per coltivare la loro influenza su di te. Ma cosa succede quando queste paure prendono il sopravvento? La risposta è che perdiamo il senso di noi stessi e iniziamo a vivere secondo la loro visione distorta della realtà, che serve solo a rafforzare il loro controllo su di noi. Questo è il pericolo più grande di fronte a individui pericolosi. La nostra percezione di noi stessi e del nostro valore può essere completamente distorta. Le paure diventano veri e propri ceppi psicologici. Jung ci invita a confrontarci con le nostre paure e a riconoscerle come parte del nostro processo di crescita. La consapevolezza è il primo passo per spezzare il ciclo di manipolazione. Solo comprendendo da dove derivano le nostre paure e riconoscendole come illusioni create dalle nostre insicurezze, possiamo liberarcene. Se non affrontiamo e superiamo queste paure, ci esponiamo al rischio di diventare preda di chi le sfrutta. La consapevolezza proposta da Jung non è un mero esercizio mentale, ma una profonda pratica di autoconoscenza e coraggio. Solo accettando le nostre vulnerabilità possiamo trovare la forza di non farci piegare dalle nostre paure. Quando comprendiamo che la nostra paura può essere il nostro punto di forza contro il controllo esterno, cambia radicalmente il nostro modo di agire. Non si tratta più di combattere contro l'esterno, ma di riconoscere il potere interiore di affrontare le paure. Le persone pericolose crescono quando non affrontiamo le nostre vulnerabilità, ma se decidiamo di guardare dentro di noi e affrontare ciò che temiamo, la loro influenza si dissolve. La vera libertà arriva quando accettiamo la nostra paura come parte di noi, senza permettere che ci definisca o ci limiti. Carl Gustav Jung ci ricorda che solo integrando la nostra parte ombra possiamo davvero diventare forti e liberarci dalle catene psicologiche imposte dagli altri. Il gaslighting, una forma subdola e dannosa di manipolazione psicologica, è utilizzato da persone pericolose per esercitare il controllo sulle proprie vittime. Questo termine trae origine da un film degli anni 40 in cui un marito cerca di far impazzire la moglie inducendola a dubitare della propria percezione della realtà. Sebbene la sua origine sia cinematografica, la sua applicazione è concreta e dolorosa. Il gaslighting
non consiste solo nel manipolare i fatti o le situazioni, ma nel creare un clima psicologico in cui la vittima inizia a mettere in dubbio la propria memoria, la propria percezione e infine la propria salute mentale. Si tratta di una delle forme più pericolose di abuso psicologico, perché il suo effetto è graduale e invisibile nel tempo. La vittima spesso non si rende conto di essere manipolata. Carl Jung sottolineava l'importanza di essere consapevoli e in contatto con il nostro vero io. Quando si è costantemente sottoposti al gaslighting, si perde il contatto con la propria realtà interiore, minando l'autostima e la capacità di distinguere tra realtà e menzogna. Il manipolatore sfrutta momenti di dubbio e vulnerabilità per influenzare la mente della vittima e farla dubitare della propria esperienza. Frasi come «non è successo», «non ricordi bene», «sei troppo sensibile» vengono ripetute per far sentire la vittima inadeguata e insicura. Questa manipolazione erode la fiducia in se stessi e nell'ambiente circostante, generando un sospetto difficile da spezzare. Secondo Jung, il processo di distorsione della realtà è legato all'ombra, che contiene le nostre paure, traumi e insicurezze. Le persone pericolose proiettano la propria ombra su di noi, inducendoci a dubitare di noi stessi. Dobbiamo imparare a riconoscere e accettare la nostra ombra. Quando qualcuno ci fa dubitare di noi stessi, sta sfruttando l'ombra, allontanandoci dalla nostra autenticità. Il gaslighting diventa quindi un atto di violenza che ci fa perdere il contatto con la realtà interiore. Per riconoscerlo dobbiamo essere consapevoli dei segnali, come confusione, ansia e sfiducia nelle nostre percezioni. L'autoconsapevolezza è il primo passo per affrontare questo abuso, rimanendo fedeli alla nostra verità. Solo comprendendo che la nostra esperienza è valida, possiamo liberarci dal gaslighting e preservare la nostra integrità mentale. Essere consapevoli di sé è la chiave per resistere alle manipolazioni e rafforzare la nostra integrità. Carl Gustav Jung, famoso per i suoi studi sulla psiche umana e il processo di individuazione, ci spinge a esplorare a fondo la nostra interiorità, consentendo così alla nostra esistenza di plasmarsi sulla base di aspettative e proiezioni esterne. L'individuazione rappresenta il cammino attraverso il quale acquisiamo consapevolezza di noi stessi, accettando e integrando tutte le sfaccettature della nostra personalità, anche quelle più oscure. Quando riusciamo in questo intento, diventiamo immune alle influenze che tentano di manipolarci. La nostra autenticità interiore diventa la nostra forza principale, difendendoci efficacemente dalle interferenze esterne che minacciano di distorcerla. Spesso il pericolo è sottovalutato e associato a minacce manifeste o situazioni di evidente pericolo. Tuttavia, secondo Jung, spesso il vero pericolo si cela dietro una parvenza di normalità e discrezione. Le persone più pericolose non sono necessariamente coloro che manifestano violenza o minacciano apertamente il nostro benessere. Al contrario, sono individui che si nascondono dietro un'apparenza comune, integrandosi perfettamente nella quotidianità senza destare sospetti. Questi individui, spesso in posizioni di potere o fiducia, rappresentano un pericolo subdolo in quanto sfuggono ai cliché tradizionali dell'essere malvagi. Il loro impatto distruttivo si manifesta in modo graduale ma costante, minando silenziosamente la nostra fiducia e la nostra autostima. La difficoltà nel riconoscerli come pericolosi scaturisce dalla tendenza a considerare come normali situazioni che in realtà nascondono segnali di pericolo. Jung ci invita a riflettere sulla condizione psicologica della società odierna, in cui manipolazione, ipocrisia e menzogna
sono diventati elementi accettati e pervasivi nelle nostre interazioni quotidiane. In un contesto in cui l'apparenza prevale sulla sostanza e il valore di una persona è spesso misurato dal proprio status sociale, individuare i veri danni diventa un'impresa ardua. Le persone nocive non si riconoscono facilmente, in quanto si mimetizzano perfettamente nel tessuto sociale contemporaneo, sfruttando ruoli e dinamiche di potere per celare le proprie intenzioni oscure. Questa abilità di passare inosservati rappresenta la loro arma più potente, poiché agiscono indisturbati fino a quando non è troppo tardi. Il loro modo insidioso, che non si palesa mai apertamente, è ciò che le rende estremamente pericolose, danneggiando l'animo e l'autostima altrui in modo subdolo ma irreparabile. Per comprendere l'apparente cecità di fronte a queste persone, è necessario scrutare nell'animo umano e nell'istintiva propensione a evitare conflitti e tensioni. La nostra mente tende a ignorare i segnali di pericolo per preservare la stabilità delle nostre convinzioni e il nostro equilibrio emotivo. Jung sottolineava l'importanza di confrontarsi con l'ombra, quel lato oscuro e nascosto della nostra personalità, che sovente rifiutiamo di riconoscere, e di come proiettiamo l'ombra stessa sugli altri come meccanismo di difesa psicologica. Questo meccanismo ci impedisce di individuare tratti pericolosi nelle persone che ci circondano, specialmente se tali caratteristiche riflettono le nostre insicurezze e paure più profonde. Quando individui dannosi agiscono in modo subdolo, celando la propria malevolenza dietro una facciata di perfezione e simpatia, è comune che la nostra mente minimizzi o giustifichi tali comportamenti anziché sospettare delle loro reali intenzioni. Il paradosso della manipolazione psicologica risiede nel fatto che il pericolo è invisibile, ma comunque così vicino che spesso viene ignorato. Nella società moderna, la normalizzazione della manipolazione, della menzogna e dell'inganno rende difficile riconoscere queste persone. Viviamo in un mondo che valorizza l'apparenza a discapito della sostanza, e le persone dannose traggono vantaggio da questa superficialità, sfruttando le nostre debolezze sociali e psicologiche. Come sottolineava Carl Jung, per contrastare questa diffusa manipolazione, dobbiamo aumentare la nostra consapevolezza di noi stessi e degli altri. Riconoscere i segnali delle persone pericolose è il primo passo per proteggerci. Il vero obiettivo è emanciparci dalla loro influenza. Ciò richiede coraggio, autoconsapevolezza e determinazione. Secondo Carl Jung, il processo di individuazione, ovvero il viaggio alla scoperta del nostro vero io, è l'arma più efficace contro la manipolazione e l'abuso psicologico. Le persone dannose si nutrono delle nostre insicurezze, paura e bisogno di approvazione. Più siamo distanti da noi stessi, più diventiamo vulnerabili. Coinvolgendoci nel nostro processo di individuazione, diventiamo meno suscettibili agli attacchi manipolatori che distorcono la nostra realtà. È essenziale creare e mantenere confini emotivi e psicologici per proteggere la nostra mente ed energia. L'autosufficienza emotiva è fondamentale per non diventare prede di chi manipola i nostri sentimenti. Costruire la nostra indipendenza emotiva richiede consapevolezza, riflessione profonda e scelte autonome. Liberarsi dalla manipolazione implica un passo verso la realizzazione di sé, un atto di potere personale che nasce dalla consapevolezza, crescita e coraggio di affrontare le proprie paure senza dipendere dall'esterno per definire la propria identità. Infine, la chiave per liberarsi dalle persone tossiche è scegliere di non permettere loro di influenzare il nostro senso di valore.
Le persone pericolose, con il loro tentativo di seminare il dubbio dentro di noi, cercano di farci sentire inadeguati, indegni di rispetto e amore, convincendoci che la nostra realtà sia inferiore alla loro. La chiave della vera emancipazione risiede nella scelta di seguire i nostri valori, indipendentemente dalle influenze esterne, e nel riconoscere che la nostra autenticità rappresenta la nostra più grande forza. Costruire una vita che rispecchi i nostri veri desideri, senza dover cercare l'approvazione altrui, è il segreto per non cadere nelle trappole di chi cerca di manovrarci. Non permettere a nessuno di dettar legge sulla tua esistenza. Prendi il comando. In tal modo non solo riconquisti il tuo potere, ma inizi anche a plasmare una realtà che ti appartiene veramente. Se il contenuto ti ha stimolato la riflessione e desideri esplorare ulteriormente tematiche profonde e trasformative come questa, ti invito ad iscriverti al canale, a mettere un mi piace e ti raccomando di attivare le notifiche per non perderti i nostri video giornalieri che ti condurranno verso una consapevolezza e una libertà sempre maggiori.